No, io vorrei fare subito l'appello perché il tempo stringe, quindi magari facciamo qualcosa al contrario. Non so, va bene, cioè facciamo prima che io faccio l'appello e poi si comincia. Va bene? Se per voi ok, ma quando devi fare ok, poi si monta dopo. Allora, io vado al contrario con gli accordi di chi mi sta facendo le domande. Ho 180 giorni di tempo in totale per far uscire il mio nuovo romanzo. In crowdfunding datemi una mano perché veramente ho bisogno di tutti, perché altrimenti il libro poi muore. Quindi cominciamo da qua. Andiamo al contrario. Vittime della pace. Vittime della pace come nasce? Nasce perché appunto ci sono le vittime della pace. Non sono solo i soldati o diciamo, le vittime che hanno subito una violenza, ma ovunque c'è uno scontro, ovunque c'è caos, ovunque c'è violenza, quando torna la pace ci sono sempre delle vittime. Esempio banale: terremotati, alluvionati, quando le telecamere si spengono, che tutti i politici hanno fatto il loro bel teatrino, chi rimane lì rimane un po' abbandonato, non è che poi c'è un seguito, perché spente le telecamere, ma anche un rapporto affettivo, quando magari il partner tradisce la compagna o il compagno, c'è l'attimo di caos, di confusione, si decide di andare avanti eppure qualcosa è cambiato. Come arriva un messaggino c'è un address diverso, quando siamo a fare, diciamo, intimità insieme può esserci un atteggiamento differente, quindi qui sì, è tornata la pace ma ci sono delle vittime. Ed è quello che appunto si cerca di esprimere in questo nuovo mio romanzo, che per favore, se non vi interessa appunto il romanzo, fate comunque una condivisione del video, magari interessa agli amici, perché sto lottando contro il tempo. È un esperimento, è una sfida, vediamo che effetto fa. Come nasce i miei personaggi? I personaggi nascono dal caso, nel senso che si vive la quotidianità offre spunti, offre avventure, offre conoscenze, e questo ti permette poi di confrontarti con te stesso, perché poi tu elabori e nascono i personaggi. Non c'è mai un progetto dietro, perché non ho mai preteso di scrivere, viene da sé, non ho la volontà nel foglio bianco, ok, partoriamo qualcosa, e qualcosa viene partorito dal mio istinto, prende vita, si va avanti, altrimenti non scrivo, non c'è obbligo, non c'è crisi, non c'è montaggio, non è un lavoro, è una passione, quindi alla fine non vuoi nemmeno essere obbligato a dover forzare, no? questa cosa. Poi i prodotti di qualità, comunque non è detto che venga bene nemmeno quando sei portato dalla tua ispirazione, quindi figuriamoci quando è un lavoro forzato. No, la preparazione, allora, quello che per magari i musicisti è check sound, per gli artisti, scrittori, magari c'è una preparazione, ci può essere un rito, ma è un rito diverso, magari la bottiglia di rum preferita, il tè, il panorama, il PC messo in un certo modo. Diciamo, non c'è un check sound vero e proprio, c'è un vulcano che dentro ti prende, ti porta su ed esplode, se non esplode piangerai con te stesso perché lo hai perso probabilmente per sempre. Mentre i soldi, mentre certe cose si possono recuperare, la vena poetica di un essere umano è destinata a estinguersi, quindi quando si perdono certe cose probabilmente non torneranno più indietro. Oggi fortunatamente, grazie ai telefonini, grazie appunto alla possibilità di prendere appunti nell'attimo in cui ti viene l'ispirazione, riesci comunque a tenere traccia, ma molti artisti, me compreso, si trovano ad avere un buon pensiero prima di andare a letto, dicono trascrivo domani e il giorno dopo non c'è più. No, personaggi, autori importanti nel mondo ce ne sono. Io non sono un autore famoso, non sono un autore importante, non lascerò il segno nella storia, sto facendo una cosa perché mi piace farla. Purtroppo, per fortuna, uno scrittore ha bisogno di lettori, quindi è una cosa, potessi fare nemmeno, probabilmente non scrivere nemmeno per i lettori, perché poi c'è questo discorso che si cerca di scrivere per se stessi e poi va reso commerciale, no? Quindi la prima fase è quella, ok, scrivo un vomito egoistico di pensieri, però poi lo scrittore ha bisogno, vuole lasciarlo agli altri, quindi spera che qualcuno lo incontri o legga, ed ecco che gli subentra il bisogno dei lettori. Quindi per assurdo è un bisogno, cioè è un gesto egoistico, la necessità di ogni scrittore di poter dire la sua, ma anche di essere ascoltato. Quindi sì, siamo un po' egoisti, lo scrittore alla fine è un egoista, è un egocentrico, forse alla fine questo è poco più, come tutti, alla fine anche l'ape egoista. Io ho scritto una poesia sull'egoismo, chiunque egoista, probabilmente grazie al suo egoismo ha fatto anche muovere il mondo. Pensiamo all'ape, egoista come un'ape si diceva perché
l'ape fa il suo mestiere, porta in giro il suo radicivore inferiore, ma in realtà poi porterà in giro quel polline che impollinea appunto i radicivori, grazie al suo egoismo possono nascere. L'importante è non danneggiare come sempre il prossimo. Il libro, il romanzo, torniamo sul romanzo, quindi questo romanzo è sul romanzo. In che stile è? Stile noir, come voglio io. Ho scelto in questo periodo, non è detto che sia eternamente linea noir, perché è accessibile, perché è semplice, perché mi permette delle volgarità e anche però delle riflessioni importanti, perché poi la mia idea è quella di alleggerire il carico dei miei pensieri, perché altrimenti se dicessi veramente quello che penso sarei di una noia mortale, forse come anche adesso. Invece il mio desiderio è divertire il pubblico, metterci ogni tanto una piccola mazzata di riflessione che magari vi portate in viaggio, in treno e così via, ma perlomeno vi lascio qualcosa. In mezzo a questo qualcosa ci sono birre, cornelle, risse, genetica, ufologia, complotti globali, interazioni tra persone comunque con le sue sfaccettature caratteriali amplificata, sono caricature, no? Come vuole un buon noir, sono caricature di persone magari anche un po' esplosive, nel senso che hanno sempre la battuta pronta, volutamente pronta, un po' supereroi che non hanno paura di niente, oppure troppo timorosi. Comunque caricature che permettono al lettore magari di trovare sfaccettature fanta, noir, finte, che però appunto la lettura la rendono diversa, no? E ovviamente non ci sono tutte argentate, ovviamente non ci sono jetpack, malgrado si parli anche di scontri con alieni, però il mio messaggio è: se voi pensiate che oggi c'è un controllo globale e un complotto, quel complotto non c'è più, no? Anzi, è già avvenuto e siamo già controllati, quindi non c'è bisogno di aspettare la tuta argentata per combattere questa cosa qui, siamo già sotto controllo, quindi non c'è più un complotto, non si è stato di complottismo, no? E che il romanzo appunto avviene nel periodo in cui siamo tutti sotto controllo, quindi oggi non c'è bisogno di aspettare, come dicevo, tante cose, un monopattino alla ritorno al futuro. Cosa da dire alla fine di questa lunga chiacchierata che vi ho annoiato tutti? Datemi una mano nel crowdfunding, il totale sono 180 giorni appunto di tempo, ringrazio tutti per avermi dato lo spazio e gentilmente, se non vi interessa, condividetelo su Facebook, sui vostri social, magari interessa un vostro amico. Sto lottando molto il tempo, se volete leggere qualcosina di me sono al 14° romanzo adattivo, quindi trovate qualcosa in rete, l'ultimo è Rusty Dogs, che trovate ancora perché ha 1 annetto e mezzo di vita. Che dire, basta. Se potete trasmettete la voglia di leggere a tutti, perché anche se io mai non vi piaccio, leggere secondo me è importante. A presto.